Good morning, nice to meet you. Sono Donatella Vigiani e felice di accogliervi in questa casa. Good morning, Women Lifting Women. Stiamo qui a Napoli in un posto fantastico, una casa padronale nobiliare di Casa Dentice d'Arcadia. Questa casa è fantastica perché ci sono tante memorie e con lei vogliamo in qualche modo disegnarle, anche perché ci troviamo insieme a una grande imprenditrice e anche a una donna piena di spunti culturali. Questa casa è la casa dei miei nonni e i miei nonni si sono trasferiti qua nel 1930 e la casa poi è stata occupata dal comando alleato a Napoli durante la guerra e dopo è ritornata alla famiglia, per cui dopodiché i nonni hanno vissuto qua fino alla fine della loro vita, dunque la nonna è morta nel 98. La zia Angelica, figlia appunto di mia nonna e sorella di mio padre, ha ereditato questa casa e l'ha poi lasciata a me, che nel 2015 ho ricevuto da lei la consegna di questa casa. È una casa piena di ricordi per me, perché quando ero piccola venivo spesso dalla nonna, quando la nonna faceva grandi ricevimenti. Mia nonna era all'epoca molto attiva nella vita napoletana, faceva la presidentessa della Croce Rossa, quindi girava moltissimo e invitava moltissimo, e quindi in questa casa sono passate tante persone ed io piccolina, che studiavo a Roma all'epoca perché mio papà si era trasferito a Roma, venivo a passare i sabati e le domeniche con la nonna e partecipavo a questi ricevimenti, quindi per me è una casa a memoria di feste e di bei momenti. Dobbiamo però precisare, per chi non è di Napoli, per chi non è italiano, che questa casa si trova in un posto magico, perché è sulla Riviera di Chiaia, poco lontano da Villa Pignatelli, e chi è venuto qui a Napoli come turista si affaccia e vede capri. Infatti io, quando sono arrivata a Napoli con questa casa, la prima cosa che ho fatto è girare il letto in posizione che potessi la mattina svegliandomi vedere capri e vedere il mare. È diventata anche una casa della moda in qualche modo. Diciamo che prima è diventata una casa della moda perché ho incontrato per caso sulla scaletta di un aereo Martino Vidali, che è un grande stilista italiano, e che mi ha proposto, quando ha saputo che aveva una casa a Napoli, di fare una prima sfilata a Napoli. Lui non ne aveva mai fatte. La casa si presta molto perché è un'infilata di saloni circolari, per cui poi si può entrare da una parte ed uscire dall'altra, quindi è una vera passerella per la moda, e così abbiamo cominciato a fare delle sfilate. Tutto il ricavato di questa casa, e questo è l'aspetto charity della situazione, è devoluto al mantenimento di un laboratorio per ragazzi di casa famiglia che imparano con me a fare ceramica, a dipingere su ceramica o porcellana, e poi da quei disegni facciamo delle pubblicazioni, ma soprattutto delle magliette. Quindi loro poi vestono queste magliette e quindi orgogliosamente fanno vedere a scuola che cosa fanno, e nello stesso tempo le piastrelle che producono vengono utilizzate per riempire una parete nelle varie case famiglia. Quindi ogni casa famiglia che mi manda i ragazzi poi alla fine ha una parete con i loro lavori, che è una cosa che inorgoglisce molti ragazzi, di dà autostima, ed è quello che vogliamo, creare dei giovani, diciamo, orgogliosi di essere capaci di fare delle cose belle e non solo. Però abbiamo parlato di porcellane, ceramiche, e questo è un altro segmento della sua storia. Diciamo, il mio mestiere è questo. Io mi sono sposata molto giovane, a 17 anni, però avevo avuto il tempo di finire il liceo, di iscrivermi all'università di lettere e anche di fare un anno di belle arti a Roma. Lì ho imparato a dipingere su porcellana, ma poi sposandomi siamo partiti negli Stati Uniti. Quindi arrivando in America, l'America si sa, apre le porte a tutti e dà possibilità a tutti. Ho trovato modo di proporre le mie ceramiche a degli importanti luoghi. Non ultimo, devo dire che in America io ho trovato un forno per ceramica molto innovativo per l'Europa, cioè in Europa non esisteva un piccolo forno per ceramica da usare in casa. Quindi quando poi siamo tornati in Europa, lì mio marito me ne ha comprato uno, ma quando siamo tornati in Europa, mio marito è ingegnere, ne abbiamo fabbricato uno e abbiamo cominciato a vendere forni. Torniamo però anche a raccontare qualche storia di questa casa, perché è una casa piena di, oltre che di ricordi, di cose belle.
Diciamo che io ho cercato di mantenere la più parte delle cose dei miei nonni, l'ho integrata con qualche ricordo mio, infatti ci sono in giro le foto dei miei figli che sono il più grande orgoglio della mia vita. Io ho 5 figli, oggi tutti sistemati nel mondo del lavoro in giro per l'Europa, ho 2 medici, 2 in finanza e mia figlia che lavora a Milano in una società di criminologia e di investigazioni, per cui sono molto felice di loro e sono la cosa più importante che ho, quindi li ho fotografati da tutte le parti. A parte questo, in questa casa noi facciamo appunto anche presentazione di libri, eventi del Rotary, e accogliamo gente che viene da tutto il mondo. Abbiamo da poco avuto una delegazione di lord inglesi che sono venuti per conto della Handel Society e a cui abbiamo organizzato un concerto di musica barocca di arcigliuto e voce, che è stato molto bello. La musica barocca napoletana è importante e nella casa, devo dire, suonava molto bene, anche perché queste pareti che sembrano dipinte ma sono in realtà cucite, le strisce sono stoffa cucita una a una, hanno una bellissima acustica. Il stesso che componeva le sue canzoni a Napoli alla fine del Settecento e poi se ne tornava a Londra e componeva tutta l'opera appresso. Diciamo che per esempio in Palazzo Reale c'è un orologio che è la suoneria di Handel, questo forse non si sa, ma io l'ho scoperto con la Handel Society venente da Londra, perché se no non lo sapevo neanch'io. Diciamo che essendo arrivata questa pandemia e quindi essendosi ridotti gli eventi in casa, mi sono riciclata, perché ho avuto la grande possibilità di partecipare a dei lavori nel pubblico, cosa che non avevo mai fatto e che mi sta insegnando molto. Infatti sono diventata consulente del Museo della Moda di Napoli, che è un magico posto dove sono conservati abiti stupendi, antichi e più moderni, fino alla grande collezione di Sarli, di Fausto Sarli. Poi all'Archivio di Stato lo stesso collaboro e lì sono arrivata per via dell'Archivio d'Avalos, il nostro archivio di famiglia, che quindi lì è conservato e lì viene restaurato al momento, e poi partecipo anche con loro agli eventi che organizziamo, perché ci stiamo aprendo come museo. L'Archivio di Stato di Napoli sta diventando un grandissimo museo e tra le altre cose ha degli affreschi straordinari che pochi conoscono. Ed in ultimo sono nel CDA di Palazzo Reale e quindi anche in Palazzo Reale cerco di organizzare feste reali. A me piace la festa perché, come vi ho detto, io ho cominciato da piccola a essere in una società festosa e di un certo tipo, e questo lo so fare e mi piace farlo. C'è anche un altro aspetto, è anche una grande collezionista di bijou. Sì. Amo i gioielli, come potete vedere, li ho sempre amati da piccola, quindi quando giro il mondo di solito mi sento commentare Italian husband, good husband, perché ho tutti questi bracciali e tutte queste cose che normalmente i mariti regalano alle mogli, ma questi sono ricordi, ognuno di questi è una storia. Ne ho dei regalati ai battesimi, ne ho di mia nonna, delle mie nonne, la nonna materna che veniva dall'Ungheria, questo è un gioiello russo, questo è un vecchio gioiello di Tiffany, e poi c'ho il corallo, che per noi è molto importante perché io sono scaramantica, penso che la fortuna un poco ci viene in sorte, ma un pochino ce la dobbiamo cercare, e diciamo che la scaramanzia aiuta, non è vero ma ci credo. E questa casa, come la mia vita è sempre stata, sia una casa gioiosa, perché nella vita servono dei momenti di serenità per poter andare avanti in quelli difficili, quindi se noi riusciamo a coglierli e a conservarceli ci troviamo un bene. Poi scusate, il pianoforte, dopo te lo faccio fotografare, è stato regalato dal mio bisnonno alla nonna al compiere dei suoi 15 anni. Infatti dentro c'è scritto da papà Annunziatina 25 marzo 1916, e questo è bellissimo. Il pianoforte suona ancora e suona molto bene, lo tengo, l'ho fatto sistemare e lo tengo accordato di anno in anno, e spesso le nostre riunioni vengono allietate da musica, che è sempre una cosa molto, molto bella in questa casa. Ha 5 figli, tutti quanti ben avviati verso il successo, però quale consiglio darebbe alle mamme per aiutare i propri figli a valorizzare i propri talenti? Dunque io penso che i ragazzi debbano essere
assecondati nelle loro passioni, ma con grande fermezza. Penso che la disciplina e la regola e l'ordine di vita e l'etica la impari da piccolo, non solo dall'esempio che ti danno i genitori, ma anche dagli insegnamenti che non possono essere trasgressivi. Cioè, quando si deve fare una cosa ed è giusta, bisogna farla. Non ci sono capricci che tengano. Ci sono delle cose su cui non si può mercanteggiare, o si sta da un lato o si sta dall'altro lato del fosso, e questo è importante che i ragazzi lo sappiano, e soprattutto bisogna saper chiudere tutti i cerchi, perché le cose si possono cominciare ma vanno portate a termine, e oggi in questa vita così veloce tante volte i nostri ragazzi aprono tante porte ma non ne chiudono alcune. Cioè che la riuscita di un matrimonio è inversamente proporzionale al numero di giorni di vita comune. Quindi noi abbiamo pochi giorni di vita comune e un lungo matrimonio solido con 5 figli a cui vogliamo bene, una famiglia solida, e anche in questo voglio dire una cosa che diceva sempre mia nonna: le radici profonde non gelano mai. Questo è un motto che io ho sempre detto ai miei ragazzi: la famiglia, la radice è quello che ci aiuta poi a combattere in questo mondo e a dare il meglio di noi in questo mondo, perché abbiamo alle spalle una sicurezza di una base certa. Quindi penso che alcune cose non cambiano. Allora, mi unisco anch'io a questo augurio alle nostre followers, e vi do appuntamento a qualche altra meravigliosa donna importante, non tanto sotto il profilo della importanza di casta, ma importante per i sentimenti che riesce a esprimere. Grazie.